Ciao a tutti, oggi vediamo il raccoglimento parziale. Partiamo con un esercizio. Ho 4 termini e provo a raccogliere a 2 a fattor comune i primi 2 e gli ultimi 2. Tra i primi 2 termini posso raccogliere a fattor comune A, quindi apro tonda e rimane questo termine diviso A, B alla seconda, meno questo termine diviso A rimane Y alla terza. Tra questi ultimi 2 termini non ho nulla da raccogliere a fattor comune, quindi raccolgo meno 1 perché qui mi rendo conto che c'è meno b alla seconda, mentre qua c'è più b alla seconda, quindi raccolgo meno 1, così tra tonde questo diventa più b alla seconda e il più y alla terza, avendo raccolto meno 1 devo cambiare di segno e quindi meno y alla terza. A questo punto, se il raccoglimento è andato a buon fine, me ne rendo conto subito perché devo ottenere tra parentesi la stessa quantità e ce l'ho, quindi la raccolgo nuovamente a fattor comune, quindi ricopio quello tra parentesi una volta sola e poi quello che mi rimane è a meno 1. Come sempre andiamo a complicare un po' la situazione, facciamo un esercizio un pochino più difficile. Questa volta non ho più 4 termini ma ne ho 6 e quindi vado a raccogliere a 2, oppure in alternativa posso anche provare a raccogliere a 3. Proviamo a raccogliere 2x alla seconda con 2bx, 3ax con 3ab e xy con meno by. Tra questo termine e questo posso raccogliere 2x. Apro tonda e rimane 2x alla seconda fratto 2x, x, meno questo termine fratto 2x, b. Poi tra questo termine e questo termine raccolgo meno 3a. Perché raccolgo meno 3a e non più 3a? Perché raccogliendo 3a noto che c'è meno x, ma siccome tra parentesi abbiamo detto che devo ottenere sempre la stessa cosa e qui c'ho più x, meglio raccogliere col segno meno, quindi meno 3a, in questo modo quindi qua mi rimane più x e invece questo fratto meno 3a, meno per più meno, b. Ultimi termine, tra questo e questo raccogliamo y e quindi il primo termine rimane x e questo termine rimane b. A questo punto, se ho fatto bene, me ne rendo conto subito perché devo avere tra parentesi la stessa cosa e in effetti ce l'ho. Quindi raccolgo x meno b a tutti e 3 termini e quindi rimane in questo termine, avendo raccolto x meno b, mi rimane 2x. A questo, avendo raccolto x meno b, mi rimane meno 3a e nell'ultimo mi rimane più y. Ecco qua. Ora tocca a te. Mettiti alla prova e fai gli esercizi che ti ho preparato. Ti ricordo che dall'1 al 5 sono un po' più facili, mentre dal 6 al 10 sono un po' più difficili, ma sono sicura che ce la farai alla grande. A fianco in rosso ti ho messo le soluzioni, così puoi verificare che gli esercizi ti siano venuti. Per oggi è tutto. Se il video ti è stato utile, metti mi piace. Se conosci qualche amico che ha difficoltà nei prodotti notevoli, passa parola e inviagli il link. I prodotti notevoli sono fondamentali, li troverete ovunque. Li troverete quando farete le equazioni, quando farete le disequazioni, i sistemi lineari, le scomposizioni. Quindi è importantissimo che abbiate le basi solide. Per oggi è tutto, io sono Monia Tomassini e il mio motto è: se non sei ancora bravo in matematica è perché ancora nessuno te lo ha insegnato. Alcuni di voi mi hanno chiesto di fare dei video sulle disequazioni, quindi iscrivetevi al canale e attivate le notifiche, così sarete aggiornati appena caricherò i nuovi video. Ci vediamo molto presto!